Io mi reputo fortunato, non fortunato, troppo fortunato perché ho tutto nella vita. Ho una carriera, ho una famiglia, ho il tempo di stare con gli amici. E quando mi chiedono come fai ad avere tutto, la mia risposta è sempre la stessa: sposati Claudia. Nel mio caso mi ha aiutato sempre avere una compagna come Claudia, che anche ti dà quella giusta abilità di staccare. Un consiglio ai giovani per una carriera come la tua? Perché, importante volevo dirti, tutti abbiamo capito che sei una persona con un grande cuore e solitamente le persone con un grande cuore magari vengono scavalcate dai famosi shark, no? Come hai fatto? Qual è il tuo segreto? Se riuscite davvero a far funzionare il chip, perché dovremmo fidarci di voi che avete il know-how e non lo usate in maniera cattiva, ad esempio? Non dovresti fidarvi, non perché noi vogliamo fare qualcosa di sbagliato, ma perché i sistemi su queste cose così importanti non sono sistemi a fiducia, sono sistemi a controllo. Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata dell'Uomo e la Macchina Podcast. Io sono Francesco Sanna e l'ospite di oggi è Dante Muratore. Dante è la seconda volta ospite al podcast ed è sempre un piacere parlare con lui. Per chi non lo conoscesse, e se non lo conoscete molto male, è un ingegnere di formazione, ma soprattutto è un pioniere nel campo delle interfacce cervello-macchina. Attualmente è un assistant professor presso l'Università Tecnologica di Delft, nei Paesi Bassi, dove dirige il gruppo di ricerca Smart Brain Interface. In breve, progetta microchip che vengono impiantati nel corpo e nel suo caso specifico nella retina, con l'ambizioso progetto di ripristinare la vista alle persone che l'hanno persa. Ma questo lo potete scoprire da soli online. Quello che non potete sapere è che Dante è una persona che ammiro tanto, non solo per il lavoro che fa, ma per il come lo fa. E la parola come qua è fondamentale, ma sono sicuro che lo potrete percepire dalle sue parole durante tutta l'intervista. A me di lui piace molto la sua autenticità, il modo in cui riflette e la sua pacatezza e quanto visibilmente ami la sua famiglia. Questa intervista mi ha gasato tantissimo e non mi sarei mai voluto fermare, ma va bene così, perché così ho la scusa di richiedergli un'altra intervista. Magari però, questa volta, facciamo passare meno di 4 anni. Ma ora, miei cari, vi lascio a Dante Muratore. Buona visione. Hai iniziato a prendere lezioni di canto? No, è vero. No, e ti dirò pure di peggio. Mia figlia era convinta che cantassi bene, ma ormai ha quasi 5 anni e l'incantesimo è finito e quindi neanche lei mi lascia cantare, quindi è ancora nella mia to-do list. Come ha fatto a capire che non canti bene? È abbastanza. Sì, è furba, per fortuna un buon udito. Lei è molto brava invece, quindi ha preso dalla madre, per fortuna non da me. E invece la seconda domanda è: chi è il tuo idolo e perché proprio Iron Man? Allora, idolo. Ma penso mio padre. Non ho avuto idoli, diciamo, crescendo al di fuori. Ho avuto degli ottimi esempi, quindi i miei genitori. Ma ti ho fatto questa domanda perché nel TED Talk hai parlato di parlavo Iron Man. di Iron Man, sì, allora volevo essere Iron Man, sì, esatto. Perché Iron Man? Perché è andata proprio così. Quando ero alle superiori dovevo scegliere, mio padre è ingegnere civile, mia madre ha studiato letteratura. Mio fratello all'epoca stava studiando ingegneria civile, adesso lui è anche ingegnere civile. E io ero veramente diviso un po' tra ingegneria e letteratura e
la scelta verso ingegneria è stata facile dal punto di vista del mio passato, che noi siamo argentini, siamo dovuti andare, io ho visto i miei genitori fare tutto bene nella vita e comunque trovarsi quasi senza niente a 40 anni perché il paese era quello che era. Però ho visto che quando poi siamo venuti qua, mio padre con il suo titolo da ingegnere è riuscito a darci una vita, ci sono stati i primi anni un po' difficili, ma poi abbiamo avuto una vita buona, anzi più che buona. E quindi il mio lato argentino ha sempre detto cioè il tuo lavoro deve essere fruibile e letteratura non lo è statisticamente, quindi è sempre stata scelta come un passatempo. E poi però ero tra informatica e elettronica perché erano le due che mi piacevano e in cui ero bravo anche. Devi anche essere bravo, non basta, non basta che ti piaccia, vedi il canto di prima. Ed era uscito il film di Iron Man e c'è questa scena in cui lui è nel suo laboratorio con tutti i robot, smanetta e fa cose. E niente, come uno prende decisioni a 18 anni in modo molto misurato e ragionato, in quel momento ho deciso di fare elettronica, perché non volevo stare solo davanti al computer, volevo avere cose da toccare, e vabbè, la parte hardware dell'elettronica è imbattibile da quel punto di vista là. E adesso stai toccando roba, perché io lavorando in realtà ho proprio pensato, cavolo, non tocco niente. Allora, io adesso che faccio il professore, come mi aveva detto il mio supervisore di tesi del postdoc, mi fa: Dante, adesso che diventi professore tu passi da essere electrical engineer a PowerPoint engineer. E quindi io no, purtroppo, però quando fai chip design è un ciclo molto in università in cui vedi tutto il ciclo, fai tutto il ciclo tu. La parte di testing, qual è il ciclo? Il ciclo parte da un'idea, della lavagna, pensare cosa fare, no? Leggere tanto, parlare tanto con il tuo supervisore o con altri ragazzi, cose in laboratorio, eccetera. Poi si fa la parte disegno, che è schematico e layout, quasi sempre poi dal layout torni allo schematico, dal layout avanti e indietro finché si fa il tape out, poi il chip torna e devi fare le misure. E quella parte là è molto hands on, no? Cioè sei in laboratorio, e devi costruirti prima il tuo setup di misure, e poi ci devi mettere il chip sopra, devi sperare che il chip funzioni. Sperare tanto? Sì, diciamo che le prime volte l'ansia non è poca, no? Però non c'è niente di più bello di vedere che il tuo chip non è un cortocircuito dalla supply a massa, e quando iniziano a uscire i primi bit è veramente un'esperienza inebriante, abbastanza da convincerti a essere pazzo, abbastanza da rifarlo. Okay. Poi nel nostro caso, facendo bioelettronica, c'è tutta una seconda fase al di là del testing elettronico, del testing in cui poi si mette, diciamo, noi lavoriamo con neuroni, quindi le cellule sopra il chip, e si fanno anche tutte quelle altre misure, e lì c'è tutta una parte ulteriore di testing che non è solo più elettronica, è come mantenere le cellule vive, quindi fare tutto il sistema di pompaggio della soluzione salina, come fare l'encapsulation perché l'acqua non vada dove c'è l'elettronica perché non vanno d'accordo, e tutte queste cose qua, no? E quindi passi dai cicli in cui è molto astratto e comunque a computer a dei cicli in cui invece stai parecchio in laboratorio, no? E questa alternanza è anche bella, perché alla fine la cosa peggiore che ti può succedere in un lavoro è annoiarti, secondo me. Questo ovviamente è un commento da privilegiato. La cosa peggiore è che non ci arrivi a fine mese, no? Sicuro. Certo. Però diciamo che se hai la possibilità di scegliere un lavoro,
un lavoro che non ti annoia è tanta roba, no? E in accademia il chip design, se tu fai tutto il ciclo, che è diverso dall'azienda. L'azienda ovviamente, siccome in azienda le cose devono funzionare, no? Non hanno questo lusso accademico di proviamo e allora di solito poi si mette una persona a fare ogni parte del ciclo, no? Però da noi invece di solito si fa tutto. Ci sono alcuni step in cui ci si prende aiuto da magari aziende esterne, eccetera, però gli studenti vedono abbastanza il ciclo completo. Secondo te ha più senso per una persona personalmente fare tutto il ciclo o farne soltanto uno? Essere, diciamo, più esperto lì in più velocemente tempo? Secondo me a quella risposta, a quei tipi di risposte, di domande, la risposta è sempre dipende. Nel senso che io ho visto gente che è molto più felice ad essere l'esperto mondiale in X e gente che invece preferisce riuscire a gestire la complessità di diversi step, no? Secondo me la cosa importante è vederli tutti a un certo punto, no? E così poi puoi scegliere. E poi c'è sempre da fare la contrapposizione di quello che è importante o buono per il singolo e quello che è importante per il gruppo, nel senso che se c'è da fare un sistema molto complesso, per forza bisogna dividere et impera, no? In qualche modo, come poi dipende molto dall'ambiente, ma e a quel punto è là, e magari sì, non è la cosa più che uno preferirebbe come gestirla, però poi quando vedi che i risultati arrivano, quello è anche tanta soddisfazione, no? Tu prima hai parlato di bioelettronica, come hai fatto ad arrivare da pura ingegneria a bioelettronica? Ma un po' come tutto nella mia vita per caso, nel senso che non era nei piani. Io non sono mai stato bravo, puoi chiedere a mia moglie, a fare piani, però sono sempre stato bravo a capire cosa mi piaceva in quel momento e cos'era il prossimo step, uno avanti, no? Cioè non 10, che è una cosa buona all'inizio. A un certo punto uno dovrebbe imparare a fare piani più a lungo termine, ma ci sto ancora lavorando. Quando io ho fatto quando ho finito il dottorato, possiamo parlare anche come sono arrivato là, però ho finito il dottorato, il mio dottorato era in mixed signal, quindi elettronica analogica, convertitori analog to digital, a Pavia, sotto Franco Maloberti e poi Edoardo Bonizzoni, che salutiamo, sì. Ciao Edo, ciao Franco. E niente, là avevo capito che questi ADC sono dei piccoli sistemi, no? Cioè è un blocco, ma in realtà, siccome hai la parte analogica, la parte digitale, come fare calibrazione, tutto un piccolo sistema. E questa cosa del sistema mi piaceva, no? E allora io nel frattempo avevo anche capito, in gran parte guardando l'esperienza di Edoardo, che poi siamo diventati molto amici, che l'accademia mi piaceva, no? E quindi poi, vabbè, se ti piace l'accademia, il prossimo step dopo il dottorato è fare un postdoc. E quindi cercavo un postdoc, però non è che cercavo un postdoc in bioelettronico, che cosa. Okay. Semplicemente volevo lavorare in un sistema più grande che l'ADC. E allora ho fatto domanda, ero andato dal mio relatore, Franco Maloberti, ma conosci qualcuno che sta cercando? Lui ha detto, mi avevano contattato da Stanford, se vuoi. Allora ho fatto il colloquio e io semplicemente avevo detto a Boris Murman, che salutiamo, che tra l'altro adesso poi ci verrà a trovare, per gli ascoltatori siamo in diretta da Fossano, della Ridente Fossano, grazie a Francesco che è venuto a trovarmi fino a casa, vi lascerò scoprire dov'è. E quindi, però Fossano Caput Mundi, adesso Boris Murman mi verrà a trovare anche a giugno, sì, l'ho convinto a passare da queste parti.
E gli ho detto solo quello, io voglio un sistema con un'applicazione e poi questo so fare, no? So fare elettronica analogica, un background in digitale del master. E lui ha detto, guarda, ho appena vinto questo funding interno dall'Istituto di Neuroscienze di Stanford per sviluppare questa retina artificiale. E ho detto, bello, sì, ci sto. E allora l'accordo iniziale era, stiamo tirando su un laboratorio che fa prototyping e fa, tu, ok, metà del tempo mi devi aiutare un po' a gestire questo laboratorio. E poi il resto puoi fare la ricerca che vuoi e poi puoi vedere i miei studenti e se ti va di metterti a seguire qualcuno dei miei studenti, aiutarli, possiamo anche fare quello, no? Quindi era una cosa molto... E così ho iniziato, ho trovato poi lì all'epoca la persona che gestiva questo era E.J. Cicilniski, professore di neuroscienze, esperto della retina a Stanford, anche lì un caro amico. Ho scoperto tra l'altro 3 mesi dopo che lavoravamo insieme che EJ in realtà è Eduardo Jorge o Eduardo José e che lui è argentino come me. Sì, l'ho visto. Io l'ho scoperto dopo, solo che è andato negli Stati Uniti quando aveva 2 anni con la mamma e quindi poi abbiamo scoperto che tutti e due parliamo spagnolo. Ma soprattutto poi mi sono affascinato di questo mondo di interfacce neurali. Ho avuto anche l'opportunità di lavorare all'epoca con Krishna Shenoy, che è stato uno dei padri del settore del brain computer interfaces. E niente, lì ho capito. Dicevo, non sono bravo a fare piani, ma quando vedo cosa mi piace sono bravo a riconoscerlo, quindi ho detto, beh, questo è il mio. Prima di addentrarci sulla retina, sono curioso di capire come fai a capire quando una cosa ti piace. Cioè, tipo, è una sensazione oppure, non lo so, qualcos'altro? No, secondo me è costantemente sensazione. Cioè, io mi svegliavo tutti i giorni, secondo me ti trovi ad avere energie nel fare queste cose che arrivano solo ed esclusivamente dal piacere, perché uno può essere molto disciplinato, io non lo sono, però puoi esserlo e avere in quel modo, diciamo, obbligarti a essere motivato, eccetera. Ma alla fine della fiera, quando devi spingere veramente tanto, ti deve piacere molto. Per farti l'esempio, io durante il giorno facevo lavoro di ricerca e la sera mi leggevo questo mattone di Principles of Neuroscience, che non è, diciamo, una lettura facile, soprattutto per un ingegnere che non aveva fatto biologia dalle superiori, e non mi pesava per niente. Cioè, nel senso, io non vedevo l'ora di mettermi a letto, tirar fuori sta Bibbia e imparare un po' di più. E al mattino mi svegliavo e non vedevo l'ora di andare in laboratorio. E quando vedi che questo succede più e più volte, è un po' come, cioè, nella vita romantica, se vedi che continui a pensare a una certa persona e ti piace spendere tempo, beh, allora magari ti piace, no? È la stessa cosa con questo. E quindi così è stato. E poi secondo me prenderlo per quello che è, non farti più tante domande, cioè vabbè, mi piace, andiamo avanti. Secondo te l'environment ha aiutato? E magari se fosse successa la stessa cosa in Italia con persone diverse, saresti stato stimolato lo stesso? Allora, l'environment ha aiutato. Non mi esprimerei tanto su se fosse in Italia o no, perché secondo me più che Italia, Stati Uniti è il posto. Allora, io quando sono arrivato a Pavia, il mio relatore mi ha detto, guarda, qua cerchiamo problemi difficili e ci divertiamo a risolverli. E ho avuto un sacco, cioè sono stati degli anni stupendi. A Stanford anche ho avuto la California e la Bay Area ha un qualcosa di particolare, un po' contagioso, di questa
C'è EJ che racconta che lui fa sempre questa metafora, la fine della vita è bella, in cui arriva il soldato americano ed esce dal tank, come dice tank in italiano? Dal carro armato. Scusate, esce dal carro armato e è tutto un disastro, è tutto bombardato, ma la guerra è finita e lui sorride come se fosse una cosa positiva, no? E secondo me nella Bay Area c'è questa ottimismo quasi un po' ingenuo della serie se vuoi cambiare il mondo si può, che è veramente contagioso, a me manca molto, devo dirlo. Noi in Europa siamo magari più bravi a stare con i piedi a terra e non, diciamo, oscillare come gli Stati Uniti in questo momento, però siamo anche più un po' sul depresso andante, nel senso che si tende più a guardare prima il problema che alla possibilità di lungo data. E là invece era tutto così, cioè tu dicevi qualcosa, that's awesome, yeah, that's fantastic. E quando perché diciamo, cioè io all'epoca è un lavoro che richiede tanto sforzo, no? Non è un 9 to 5 come dicono gli americani, non è che si fa così. Quando devi spingere così tanto, avere la gente attorno che è così gasata è bellissimo. E quindi sì, cioè, l'ambiente ha aiutato. Ok, adesso possiamo addentrarci un po' di più. Ma che cos'è una retina artificiale? Sì, allora, noi quello che stiamo cercando di sviluppare è un dispositivo elettronico che si impianta nella retina, che è la parte di tessuto nervoso dietro al tuo occhio che ti permette di vedere, per, in casi in cui la retina non funziona più come dovrebbe, per andare a sostituire alcune delle parti funzionali della retina con dei dispositivi elettronici. In particolare il modo in cui funziona è che la retina ha 3 strati. Lo strato più indietro è lo strato di fotorecettori che trasformano la luce in segnali elettrici, e poi ci sono 2 strati di altri neuroni che fanno un po' di processing locale, fanno un processamento del segnale all'interno della retina per poi mandare, diciamo, gli ultimi, soprattutto l'ultimo strato di neuroni si chiamano retinal ganglion cells, cellule gangliari. Sono il classico neurone che tu hai studiato alle superiori, no? Che ha un corpo che si chiama soma e poi hai un axon, che è questo cavetto che esce. Tutti gli axon dei neuroni formano il nervo ottico, vanno nel cervello e tu vedi. In certi tipi di malattie degenerative della retina, come maculopatia e retinitis pigmentosa, i fotorecettori muoiono e quindi le persone pian piano diventano cieche. Pian piano cosa vuol dire? Che alcuni funzionano e poi dopo... Esatto, soprattutto in tutti e 2 i casi è una malattia degenerativa, quindi non è che smette di funzionare tutto di colpo, no? Non è binario. Non è binario, esatto. Man mano i fotorecettori muoiono un po' alla volta. Nel caso di maculopatia si parte dalla visione centrale e si espande ad uscire. Ed è di solito legata all'età, nel senso che tutti i fotorecettori che abbiamo hanno una data di scadenza. Persone affette da maculopatia quella scadenza è prima e quindi iniziano a diventare ciechi magari addirittura anche già verso i 50-60 anni. Tutte le persone diventerebbero cieche se vivessero all'infinito, no? Di solito il lato positivo è che moriamo prima, se lo vuoi vedere come una cosa positiva. Però il caso di maculopatia è quando succede prima del normale, no? Il caso di retinitis pigmentosa invece è ereditaria, è una cosa di cui nasce, quindi è molto più rara, però ci sono, ed è al contrario, parte dalla parte periferica e si avvicina. Però ci sono già bambini che ne sono affetti. Bambini, wow. Sì,
Sì, molte meno persone, stiamo parlando, non so, forse negli Stati Uniti, che sono i numeri che ho in mente, decine di migliaia di persone con retinitis pigmentosa e milioni di persone con maculopatia, no? Quindi numeri diversi. Però diciamo i fotorecettori muoiono, ma il resto degli altri neuroni, il collegamento col cervello rimane ed è intatto. Funziona. Poi siccome non ricevono più segnale dai fotorecettori si fanno un po' cose strane, però ci sono. L'idea è di mettere questo dispositivo elettronico che bypassa i fotorecettori e stimola direttamente i neuroni che sono rimasti lì, così da poter mandare un segnale al cervello. Il modo in cui li stimoli è critico ed è lì che noi abbiamo un approccio che è diverso un po' da tutti gli altri, in cui cerchiamo di stimolare, prima di stimolare, di leggere l'attività di questi neuroni per capire dove sono, di che tipo sono, e poi cercare di riprodurre quello che chiamiamo il natural neural code, il codice naturale dei neuroni, e quindi stimolarli nel modo in cui loro sarebbero attivati se la retina non avesse subito dei danni. A proposito di questo che hai appena detto, però nel tuo TED Talk dici che non abbiamo ancora la tecnologia per riprodurlo, ma cosa vuol dire tecnologia? Perché tecnologia è una parola grande, cos'è? L'elettronica, le conoscenze mediche, i materiali o non so, qualcos'altro? Un po' di tutto. Allora, noi ad oggi abbiamo sviluppato la tecnologia per fare questo in un'area ristretta di 1 millimetro quadrato, in cui riusciamo a mettere circa 1 migliaio di elettrodi che riescono a fare stimolazione e recording, quindi si fa bidirezionale, e abbiamo gli algoritmi per capire, eccetera, tutto ex vivo. Ex vivo vuol dire che noi abbiamo un laboratorio con tutto l'equipment e poi esplantiamo la retina e la mettiamo sopra il chip per fare dei test. Vi arrivano le retine Sì. umane o... Ci sono stati ovviamente retine umane tramite programmi di donazione, non è così facile, ma ce ne sono stati alcuni nel laboratorio DJ che sono stati fatti. Ma a Delft? No, perché DJ lo so. No. A Delft anche? Noi no. Okay. Magari qualcun altro, ma noi facciamo tutta la parte, diciamo, di experiments con cellule, lo facciamo insieme in collaborazione con il programma di Stanford. Come fate a vedere se funzionano se non avete le cellule, la retina a Delft? Mandiamo i chip e di solito gli studenti a Stanford. Ok. Quindi c'è un dottorando da me che si è fatto già un paio di viaggi di qualche mese in California, e poi si fanno i test. All'epoca li ho fatti anch'io. Si fa tutta la collaborazione, questo perché questi test, soprattutto la parte ex vivo, la retina è molto delicata e quindi non è facile, non è proprio banale fare l'esplantazione, metterla sul chip e vedere che funziona o no. EJ è uno degli esperti mondiali in questo, e quindi facciamo ognuno il suo, no? E quindi noi facciamo dei test per vedere che l'elettronica funzioni a Delft. Quando siamo sicuri che funziona bene, mandiamo tutto a Stanford e poi si fanno i test là. Abbiamo un sacco di selfie su Zoom, magari alle 4 del mattino in Europa, mentre loro stanno finendo i test, eccetera. E quindi il problema è che ovviamente tu puoi immaginarti che in un laboratorio pieno di equipment è molto più facile che invece fare poi un dispositivo per farlo in vivo, no? E quindi la parte, quando lo faremo in vivo, c'è tutta una questione di come fare wireless power transfer, c'è la parte di come
tenere questo dispositivo fisicamente vicino all'occhio, perché devono stare molto vicino ai neuroni per poter ottenere tutte queste cose. Però ci siamo quasi. L'obiettivo è fare i primi esperimenti in vivo su animali. Che tipo di animali? Di solito il modello preferito, ci sono modelli di animali diversi per diverse cose, però quando si vuole fare un test funzionale, il modello migliore è quello della scimmia, perché è l'unico che ha una retina che è praticamente uguale a quella dell'uomo, soprattutto nei diversi tipi di cellule. Mentre altri modelli animali hanno retine molto diverse e quindi vanno bene. Poi c'è tutta una questione etica molto grande su cui possiamo entrare, ma alla fine della fiera il modus operandi è: se puoi fare senza animali, fai senza. Se devi fare, scegli il modello che si avvicina di più alla realtà umana. Sì, il modello più semplice che ti serva. Quindi in realtà la scimmia è il modello, diciamo, più elevato. Poi sempre difficile parlarne, senza non è che c'è non è che ci sono animali che contano di più degli altri, però certo. Per vari motivi è il modello più elevato. Anche motivi semplicemente finanziari. È molto più difficile e costoso fare esperimenti con animali che su, non so, vermi, per esempio, no? Però in questo caso, siccome si ricerca di avere una retina simile all'occhio umano, allora non ci sono alternative, no? E poi dopo il prossimo step è fare esperimenti, first in human experiment si chiamano. Questi sono esperimenti in cui volontari che magari devono avere l'esplantazione dell'occhio per n motivi in sala operatoria ci permettono di fare dei piccoli esperimenti di mezz'ora, 20 minuti. Non lo ottengono dopo l'intervento? No, all'inizio no, i primi esperimenti no, perché prima di lasciare qualcosa lì dentro c'è tutta una serie di... Quindi i primi esperimenti di solito sono cronici in sala operatoria di poco tempo. E sono i primi piccoli step per passare poi ai vari clinical trials in cui poi invece banalmente un esperimento del genere si può fare anche se non è ancora wireless, perché hai un cavo che esce, non è un problema. Infatti volevo chiederlo, come mai fate direttamente wireless e non lasciate i fili? Allora, per un esperimento del genere si può fare con i fili, no? 20 minuti entro ed esco. Se vuoi lasciare lì bisogna farlo wireless, perché se no ci sono rischi di infezione, più una questione medica che tecnica, no? Ovviamente dal punto di vista elettronico coi cavi è sempre meglio, no? È più facile, anche se a volte i cavi portano altri tipi di problemi, ma immagino come la gestione dei cavi Sì. Un'altra cosa molto, diciamo, controversa è come fate a garantire che ogni elettrodo tocca ogni neurone? Il dispositivo è bidirezionale, quindi noi riusciamo i neuroni, anche quando non sono stimolati, producono attività spontanea, quindi praticamente hanno degli spike, e si possono registrare, e tramite quello si può capire se c'è un buon contatto o no. Stiamo anche sviluppando per esempio degli algoritmi che in base a quanto è grande lo spike che riesci a registrare puoi capire quanta corrente dovresti passare per stimolarlo, no? Quindi questi per aiutare la fase di calibrazione. Però la verità è che poi finché non lo metti non c'è una garanzia di quanto lo sia il contatto buono. Se ti faccio vedere questa foto, cosa mi sai dire? Ah, sì. Ti so dire che l'ho fatta io tanti anni fa. Questo è, diciamo, l'idea di quello che vogliamo avere. La metto qua per sì, ma tanto la farò partire okay, nello schermo.
di quello che vogliamo avere, uno schematico molto, molto semplice, in cui c'è praticamente la parte dentro, che è questo chip con gli elettrodi che è in contatto con la rete e comunica wireless con un computer che c'è sugli occhiali. Vai. Continua. E poi sugli occhiali anche una fotocamera, no? E quindi si prende l'immagine di fuori, si decide quali. All'inizio, prima ancora di poter stimolare, il chip inizia a calibrarsi, a fare l'autocalibrazione, quindi inizia a registrare l'attività dei neuroni, capire dove sono, dopodiché inizia a passare dei piccoli impulsi di corrente per capire quanta corrente bisogna passare su quale elettrodo per attivare un certo neurone. E dopo è finita la fase di calibrazione, quindi io ho la possibilità di attivare i vari neuroni indipendentemente, sapendo di che tipo sono, e ho costruito quello che chiamiamo un dizionario che ti dice perfetto. Quanta corrente passare per attivare il neurone A su quale elettrodo, no? Ma non mi è chiaro come fate a capire quanta corrente bisogna mandare. È perché tu passi la corrente e se hai attivato il neurone puoi registrare lo spike. Questo non è banale, questo in realtà è molto difficile, perché nel momento in cui passi la corrente l'elettrodo ha un'alta impedenza e quindi se tu passi corrente per una grande impedenza hai una grande tensione che si chiama stimulation artifact, che va a coprire lo spike che invece non è grande, piccolino. E quindi ci sono tutta una serie di metodi, tecniche che abbiamo sviluppato, che stiamo ancora sviluppando da un bel po' a questa parte, per riuscire a fare questo e rimuovere o pulire il segnale di questo artefatto per poter poi vedere se c'è lo spike o no. E quindi si fanno poi diverse prove, perché è un sistema stocastico. E quindi cos'è un sistema stocastico? Che la risposta non è sempre la stessa, c'è un po' di variabilità. Quindi io faccio 10 prove e magari 5 volte lo stimolo e 5 no? E quindi chiamo che la probabilità di stimolazione a questo livello di corrente è del 50%. Poi aumento un po' la corrente, magari invece sono 7 sì e 3 no. Allora è il 70%, poi aumento ancora un po' e poi da lì in avanti è sempre 10 su 10, no? Allora al 100%. Quindi riuscite ad arrivare al 100% o vi avvicinate? Allora, dipende, quasi sempre sì. Il fatto è che quando passi corrente magari ci sono metti che c'è un neurone molto vicino e basta, allora si arriva a un certo livello, 100%, ma se c'è un altro neurone vicino, e magari per fare il 100% di uno si inizia a attivare anche l'altro, perché il campo elettrico che si genera va a stimolarli tutti e due. Quindi, ma se l'elettrodo è nel neurone, anche se c'è una corrente grande stimola anche l'altro. Sì, perché l'elettrodo non è proprio nel neurone, no? L'elettrodo è vicino, ed come è vicino a uno è vicino all'altro, e quando si passa corrente l'elettrodo crea un campo elettrico attorno a sé. Ci sono modi di cercare di direzionare questo campo elettrico in cui praticamente si usano più elettrodi per passare corrente positiva e negativa, per praticamente fare current steering si chiama, quindi muovere il campo elettrico da una parte o dall'altra, ma comunque a volte capita che i neuroni e gli elettrodi sono messi in modo tale che se vuoi attivare il neurone A devi anche attivare il neurone B. E quello noi lo calibriamo, lo si sa, e poi a livello di algoritmo si decide, ho una certa immagine, se hai bisogno di attivarli tutti e due, li attivi tutti e due, non è un problema. Se ti serve uno ma l'altro no, allora devi decidere, allora cos'è peggio, attivarli tutti e due o non attivarli nessuno, perché magari non puoi, e quindi lì ci sono degli algoritmi sulla parte di runtime, quindi una volta che abbiamo questo dizionario che ti dice le probabilità di attivazione per ogni livello, per ogni elettrodo, per ogni neurone, dato un'immagine, qual è la combinazione di
impulsi elettrici da passare sugli elettrodi che ti crea la miglior rappresentazione del codice neurale. Come mai avete soltanto, tra virgolette, penso soltanto 1000 elettrodi o circa 1000, perché sono un po' di più? Sono 1024. Esatto. Sì, se chiedi Jay, quando l'ho conosciuto me ne ha chiesti 10.000, no? Io gli ho sempre detto che all'epoca ho detto che era pazzo, poi sono impazzito anch'io e continuo a lavorarci. Non è facile, ci sono diversi problemi, ma alla fine della fiera tutto si riduce a l'efficienza dei circuiti elettronici e la grandezza. Quindi il dispositivo non può essere grande più di un tot e dipende dall'approccio chirurgico. Bisogna mettere dentro il chip e se il chip è troppo grande non passa dal taglietto che si fa all'occhio per impiantarlo, no? E lì possiamo stare a parlare, però per darvi un'idea, il lato più grande non può essere più di 5, 6, 7 millimetri. No? Il lato più grande cosa vuol dire? Se è un rettangolo, diciamo. Perfetto, capito. E quindi perché il chirurgo, il nostro chirurgo si chiama Ruan Silva, che è un chirurgo retinal surgeon a Stanford, deve fare un taglio all'occhio e poi ci sono anche dentro l'occhio c'è l'umore vitreo, si chiama, mi sa in italiano credo, che è acqua praticamente. Queste chirurgie, cioè questi interventi praticamente si mettono 2 canule, una che aspira l'acqua e l'altra che mette aria per tenere l'occhio gonfio, perché se no collassa l'occhio e vabbè, è andato, no? E quindi e poi si fa il taglio da cui poi il chirurgo può entrare e fare quello che deve fare, nel nostro caso mettere il chip. Se quel taglio è troppo grande, la canula che mette l'aria non riesce, immagina di gonfiare un palloncino che ha un taglio, non ce la fai, no? Fondamentalmente. Sì. Quindi ci sono delle limitazioni su quanto può essere grande quel taglio. E allora, quindi quello ti fa limitazioni di quanto deve essere grande il dispositivo. Noi abbiamo, e quindi c'è un problema di grandezza per quanto riguarda quanti canali mettere. E l'altra cosa che al momento è canali uguale elettrodi. Sì, scusa, sì, grazie per sì, elettrodi. L'altro problema è l'elettronica che consuma potenza, no? Come il tuo computer ha una batteria che si scarica perché il computer consuma energia, lo stesso succede al chip che c'è lì dentro. Con il problema grosso è che qua, se consuma troppa potenza, scalda troppo e va a uccidere i neuroni. E ci sono delle guidelines, delle guide che dice praticamente la densità di potenza deve essere attorno a 1 milliwatt per millimeter square, millimetro quadrato. Scusate, parlo sempre in inglese di queste cose. E quindi per poter integrare più elettrodi, quindi più canali di stimolazione e recording, bisogna aumentare l'efficienza di potenza di questi circuiti, quindi disegnare circuiti più buoni, più efficienti. E lì è dove praticamente il mio gruppo si diverte il più delle volte e cerchiamo di migliorare pian piano, no? La batteria dove? Non c'è. Non c'è. Il programma, l'obiettivo finale è di avere wireless power delivery, cioè quindi avere un'antenna dentro all'occhio e un'antenna fuori e avere un contatto wireless costante. Un contatto? Non un contatto, un link wireless che manda potenza tutto il tempo. E poi c'è una piccola capacità, ma non è una batteria nel vero senso della parola. E quindi quando il link wireless si interrompe, il chip non funziona e poi bisogna rimetterlo per farlo funzionare di nuovo.
perché una batteria serve troppo grande da mettere, non ci sta. Ok. Ma con il chip che mettete, quanto riesce a vedere la persona? Cioè tipo un elettrodo, si può fare un'equivalenza elettrodo pixel? Per capirlo. Allora, la risposta è che non lo sappiamo, perché finché non lo facciamo. L'area visiva che andremo a coprire è forse il modo più facile in cui ci puoi pensare è l'equivalente di avere lo schermo di uno smartphone alla distanza di un braccio. Okay. Quindi vedi, cioè, non so, 4 dita o tu ti vedi una proprio... mano alla distanza di un braccio, no? ok. Quello è il campo visivo che andremo a coprire, che poi la persona riesca a vedere e con quale risoluzione all'interno di quel campo visivo è tutto da definire una volta che faremo i primi test, no? Ma una curiosità, se la retina è il neurocircuito più conosciuto, diciamo, al mondo, come mai ci vuole così tanto a creare sto chip? Ve lo chiedo perché hanno impiantato, Neuralink ha impiantato un sacco di pazienti, Sì. E il cervello si conosce di meno rispetto alla retina, quindi... Ma la visione è molto più complessa che speech, che parlare o che muoversi. Ci sono... Quando dici più complessa intendi che ci sono più neuroni da capire? Che è un concetto di semplicemente... sì, non è tanto più neuroni da capire, secondo me è che è un sistema con più dati e quindi cioè il modo in cui tu inserisci dei dati all'interno del sistema deve essere più complesso rispetto all'udito, per esempio, o al movimento, no? Il collo di bottiglia è la quantità dei dati? Sì, sempre. Okay. Sempre. Questo è al momento il collo di bottiglia è sempre il trasferimento dati tra cervello e uomo. Ho visto che in un paper avete diminuito di brutto, cioè mi sa che si arrivava a 10 gigabyte. Sì, noi facciamo 2 gigabyte a 1.2 megabyte. Sì, noi facciamo compressione del segnale che tiriamo fuori, questa è una delle grosse attività del gruppo e di solito facciamo una compressione attorno ai 100, tra i 100 e i 1000 X di compressione, no? E lì abbiamo sviluppato degli algoritmi ad hoc per queste cose qua e anche dei chip che fanno l'implementazione di questi algoritmi e la compressione succede già direttamente all'inizio della catena di acquisizione, che ha tanti vantaggi, tra cui non aver bisogno di grandi memorie per salvare temporaneamente i dati primi che vengano compressi, no? Cioè i dati che vanno compressi non vengono mai salvati. E adesso stiamo continuando anche poi il progetto questo dell'ERC di cui parlavamo prima offline, continua su quel fatto là, su come fare compressione, perché è uno dei grossi colli di bottiglia per aumentare il numero di elettrodi e di canali non solo nella retina ma anche nel cervello. Infatti questo algoritmo poi abbiamo fatto un patent che poi è stato dato in licenza a un'azienda che lavora nel cervello. Visto che hai parlato un attimo dell'ERC, quando è che inizierei a assumere? Penso Qualcuno è incuriosito. Penso verso la fine dell'anno. Una delle cose che ho imparato con i primi grant, che quando li prendi uno in realtà vuole partire subito perché è molto preso bene, ma quando parte anche il clock delle cose che hai promesso e quindi in realtà prenditi del tempo per assicurarti che trovi le persone giuste, pensi come partire col progetto, è meglio posticipare qualche mese in più e poi partire con calma, quindi penso dopo l'estate.
Prima di entrarci poco poco dentro l'ingegneria, volevo chiederti, quando verrà impiantato il chip e una persona cade per terra, c'è la possibilità che il chip si tolga? oppure rovini la parte in cui che è stata messa, no? Sì, sì. La possibilità c'è sempre, bisogna prendere delle precauzioni. Il metodo di fissaggio del chip alla retina non è ancora definito del tutto. Ci sono dei metodi che sono stati usati in passato, si chiamano retinal tags, che sono di fatto, diciamo, la versione più cruda di descriverlo, sono dei chiodi che si mettono nella retina. Ovviamente è tutto approvato e vengono usati già adesso spesso. Stiamo pensando anche altri approcci, magari con dei magneti per tenere le cose vicine, ma questa fase qua sinceramente è ancora tutta in via di sviluppo ed è una delle, al momento per noi è una delle sfide più grandi. Ok. Quindi la parte fisica a questo punto. Sì. Okay. Sì. E lì non, cioè vabbè, immagino che nel team ci sarà anche il medico che vi possa dire come farlo. Sì, lì è uno sforzo di gruppo, no? A dire il vero, io forse sono quello meno utile da quel punto di vista là, perché non è il mio expertise. Abbiamo dei fisici che stanno fanno tutta la parte anche di microsystem integration del dispositivo. E abbiamo appunto il Ruan, che è il chirurgo che sta anche facendo tutta la parte dell'intervento e del disegno dell'intervento e come farlo, e quindi si sta cercando modi e si prova prima su cadaveri. Sì, ho saputo che si inizia lì prima. Sì. Mi ha scioccato. Si inizia sempre lì, quella parte là. Io non lo dico spesso questo, però in realtà io ho la scoop. Non lo diresti mai per il lavoro che faccio, ma ho la fobia dell'occhio, non riesco neanche a mettermi il collirio, no. Lascia stare, infatti mi vedi con gli occhiali perché non riuscirei mai a pensare di mettermi delle lenti a contatto, non riesco a vedere, mio fratello metteva le lenti in contatto, non riesco a vedere qualcuno che si mette le lenti a contatto, quindi l'idea di toccarmi l'occhio, il che fa molto ridere. Infatti quando ogni tanto Ruan fa vedere dei video degli interventi cerco di trovare il coraggio per guardare, perché giustamente lo devo fare, ma non è, diciamo, la parte più piacevole. Comunque ora c'è l'AI in super hype, sì. Ma nel futuro la nuova AI, come dici anche tu, saranno le BCI. Come dovremmo utilizzare questa tecnologia secondo te? Anche se non hai risposto alla tua domanda del talk, te la faccio io. Dovremmo utilizzarle bene. Secondo me, come ne dico anche nel TED Talk, io sono molto ottimista, quindi mi sembra che va al di fuori delle mie capacità capire e dare una risposta valida a questo. Secondo me, però, io ho piena fiducia in noi come società a trovare il modo di utilizzare questo non per, scenari nefasti. E di conseguenza penso che la responsabilità di chi sta lavorando adesso su questo è di fare sì che la società sia a conoscenza di cosa c'è, no? E cosa è disponibile, eccetera. E questo, per esempio, il lavoro che stai facendo con questo podcast è importantissimo, perché alla fine della fiera non è una scelta che va fatta dentro ai laboratori o nelle poche aziende che controllano la tecnologia, no? È una scelta che va fatta a livello, è così importante come con le AI, che è una scelta che va fatta tra tutti. Però se non si sa cosa possono fare, siamo ancora anni da quando questo potrebbe diventare o no un problema, però intanto pensiamoci. Secondo me non lo diventerà, secondo me verrà utilizzata inizialmente come
un dispositivo medico che ridarà qualità di vita a milioni di persone per n.000 diversi malattie o problemi, e poi prima o poi diventerà un dispositivo che non sarà solo medico. E come fare che questo utilizzo sia etico, sia positivo per la società, ci dovremo pensare, ma ci dovremo pensare tutti insieme, non in 4 o 5 in un laboratorio in California, no? E lì ci sarà bisogno un po' di tutti, quindi, ma ce la faremo, ce l'abbiamo sempre fatta. Mi piace il tuo ottimismo. Il ruolo dell'AI nel processo adesso qual è? Quello, beh, l'AI è un tool fantastico e quindi lo utilizziamo per esempio, lo utilizziamo tantissimo per capire in base ai segnali che registriamo che tipi di neuroni sono i vari tipi, quindi abbiamo delle piccole neural network che mettiamo ad hoc per capire questo, abbiamo anche usiamo ottimizzazione delle stimolazioni l'onda di stimolazione degli impulsi che utilizziamo per ridurre l'artifact, viene usato un po' dappertutto. Ok. In un paper parli del closed loop AR. AR non so cosa. Artificial Retina. Perfetto. Sì, in realtà lo sapevo, non mi veniva adesso. Ma closed loop cosa vuol dire? Perché le parole sono importanti. No? Sì, closed loop versus open loop, no? Open loop è praticamente io faccio una cosa ma non ho modo di verificare se quello che sto facendo sta ottenendo il risultato che io voglio o no. L'esempio quando si insegna feedback all'università agli studenti della triennale, l'esempio classico è quello del tostapane. Il tostapane non sta a prendere la temperatura del tuo pane per vedere se è tostato al mondo. Adesso ci sono dei tostapani che hanno AI, tutto quello, però il tostapane classico di tua nonna si scalda per un po' e poi si spegne, no? E tu stai a vedere che hai una manovella che lo metti al livello che si scalda per un po' e il pane che metti tutti i giorni si tosta al punto che vuoi, no? Sì. Ma non è closed loop. Se tu avessi un sistema che mentre ti scalda il pane gli fa foto, controlla la temperatura e quindi prende dei segnali dall'oggetto per vedere se si deve fermare o no, se magari quel giorno fa più caldo e quindi si tosta più veloce il pane e si ferma, allora avresti un sistema closed loop. C'è un meccanismo di feedback che ti dice se stai facendo bene o no. Nel nostro caso ci si riferisce al fatto che quando stimoliamo, quindi quando passiamo delle correnti, degli impulsi di corrente dagli elettrodi, facciamo anche la registrazione dell'attività che viene sollecitata da questa stimolazione. La registrazione si può vedere come la telecamera nel tostapane. Esatto, sì. E quindi noi nello specifico abbiamo l'elettrodo che registra delle piccole tensioni e lì si vede per esempio se c'è o no uno spike, come parlavamo prima, per vedere se la tua stimolazione ha generato uno spike. E quindi è un sistema closed loop. La telecamera o la camera, cosa serve nel sistema? Perché in tutto il sistema c'è anche la telecamera, sì, no? Ce ne sono due in realtà, okay. No? Ce n'è una che guarda all'esterno, che è quella che ti puoi immaginare, semplicemente prende l'immagine di dove per capire cosa c'è fuori, come riprodurre quell'immagine attraverso la stimolazione. Il fatto, come ti dicevo, che però l'occhio si muove, no? E quindi dove sta guardando la persona è anche importante, perché tu hai una telecamera che prende tutta l'immagine, ma se tu ti stai concentrando sulla faccia o sulla telecamera di là o la pianta, devi vederlo, no? E quindi c'è un'altra camera che praticamente fa tracking del movimento dell'occhio, e quindi queste sono le due. Tra le due ovviamente quella che segue l'occhio è quella più complessa,
ma per fortuna c'è stato il boom di augmented reality e tutti questi goggles che quindi ha fatto aumentare la capacità di questi tracking systems senza che noi abbiamo dovuto fare molto, quindi Meta ha risolto il problema per noi, diciamo. Ma sta facendo roba buona Meta in questo, perché la sua AI io la uso ogni tanto su WhatsApp ed è pessima. Io mi sono fatto l'account su Gemini non perché abbia fatto Gemini è buono, mi trovo uno bene. studio di mercato grande. In realtà quando ho iniziato a scrivere il grant Tiago, il mio collega, mi ha detto ma io uso Gemini, funziona, io mi fido di lui e quindi ho iniziato a usare quella, quindi non saprei dirti. Sugli occhiali Ray-Ban secondo me sta facendo della roba bella. Poi queste aziende hanno sempre tutta una questione quasi politica dietro che è più complessa però da un punto di vista meramente tecnologico secondo me stanno facendo delle cose interessanti. Un'altra domanda, prima hai parlato di diverse ganglion cell. Le cellule gangliari, sì. Ok, ma per stimolarle, io mi sono immaginato, però non so se sia vero, volevo chiederlo a te. Queste diverse cellule, essendo diverse, hanno delle impedenze diverse e quindi potete stimolarle come volete, o hanno tutte le impedenze uguali e quindi non si può fare questo trucco? No. Si può chiamare trucco. No, alla fine della fiera, quando si fa quello che si chiama stimolazione diretta, quindi vai a depolarizzare la membrana del neurone direttamente, non c'è molta differenza. Okay. Ci sono differenze quando si fanno queste stimolazioni indirette in cui di fatto non vai a stimolare direttamente il neurone, ma vai a attivare dei meccanismi di rete neurali in cui magari stimolare diverse frequenze può attivare più un certo tipo di neurone rispetto a un altro, però questo non ti permette di avere la risoluzione di single cell, single spike, no? Quindi noi vogliamo attivare uno spike solo da una sola cellula e per questo l'unico modo è fare stimolazione diretta, e in quel caso là alla fine dipende tutto sulla densità di ion channels, di canali ionici che ci sono sulla membrana del neurone, e su quanti ce ne sono nell'area in cui tu stai andando a fare la depolarizzazione, e non ci sono, almeno che io ne sia a conoscenza, delle grosse differenze, quindi non puoi avere tanti questi trucchi. Ma per studiare, diciamo al 100% la retina si potrebbe riempire con 10.000 elettrodi la retina con dei cavi e poi solo raccogliere i dati, e a quel punto, dopo che si sa i dati, magari si sa esattamente dove mettere il chip da 1000. Mi sono spiegato? Sì. O si è già fatto? Perché sì, ti sei spiegato. Il fatto è che la posizione, queste cellule sono magari qualche, non so, 10 micrometri, no? Di grandezza. E per quanto il nostro chirurgo sia fantastico, non è che puoi andare a scegliere con una precisione di micrometri. No? Tu lo metti in quell'area là e quindi ogni volta che fai un impianto, la posizione relativa tra gli elettrodi e i neuroni è completamente a caso, e quindi per quello che ci va una calibrazione ad hoc per ogni impianto. E perché avete una persona umana che fa l'impianto e non come Neuralink un robot? Vabbè, forse perché non abbiamo così tanti soldi, non lo so. In futuro magari ci sono dei robot che fanno questa parte qua. Non è di sicuro, non è da non è da scontato, ma neanche impossibile. Penso che in realtà se quella parte continua a svilupparsi, magari tutti gli interventi chirurgici saranno fatti da robot a un certo punto.
Prima hai detto che probabilmente a breve verrà impiantato una scimmia, no? Sì. Ma come fate a fare un device funzionante? Come lo fate efficiente? Ci sono, immagino, degli algoritmi che abbiamo parlato, quali sono le sfide in questo momento? Quelle più complicate? Allora, vabbè, la sfida, te l'ho detto prima di la parte di come tenerlo vicino alla retina, no? Quindi una questione di come mantenere l'impianto stabile. Ma ingegneristicamente ormai è fatto tutto o no? Sì e no, Ok. quasi abbiamo tutte le parti fatte e bisogna mettere insieme il sistema. Che anche quello. E in realtà forse la sfida più complessa adesso è che inizia ad esserci un certo livello di complessità di sistema e gestire questo non è banale. Gestire questo all'interno di un sistema accademico in cui comunque le persone che fanno il lavoro sono studenti che stanno imparando è ancora meno banale, più difficile forse, no? Rispetto in un'azienda in cui hai magari ingegneri che hanno 15 anni di esperienza. Quindi ci troviamo anche in un momento filosofico, diciamo io, IJ e altri del gruppo, a vedere se non è quasi arrivato il momento di fare quel step fuori dall'accademia e iniziare con qualcosa. Però non siamo ancora, ci stiamo ancora pensando, insomma. Quindi secondo me siamo ad un momento in cui non ci sono le grosse sfide scientifiche, stanno finendo. All'inizio non sapevamo se si poteva fare, no? Adesso sappiamo che si può fare, è molto difficile, ci servono tante persone, tanti soldi, però è solo diciamo una questione di tempo, sforzo, no? Per arrivare ai primi dispositivi da mettere e fare quello che vogliamo fare. Poi la grossa domanda è rispettare questo famoso codice neurale. Porta dei vantaggi sulla visione del paziente, sì o no? E quello, finché non lo facciamo, non si sa. Noi ovviamente ci crediamo tantissimo perché da un punto di vista scientifico ha molto senso, ci sono evidenze, però finché non si fa questo dispositivo che non esiste ancora, che nessuno ha mai potuto fare, che nessuno sta neanche provando a fare perché magari non sono pazzi abbastanza, non lo potremo sapere, no? Per far sì che venga utilizzata meno potenza possibile, c'è l'idea anche di fare una retina fotovoltaica nel vostro sistema, perché lo so che stanno provando. Sì, no, nel nostro sistema no, perché un approccio fotovoltaico la parte in realtà che consuma di più non è la parte di stimolazione, è la parte di closed loop. E l'approccio fotovoltaico quello non te lo risolve, fondamentalmente. Adesso, secondo te, il ruolo del progettatore elettronico puro, hardcore, esisterà o nel futuro non esisterà più? Perché più sembra che più sta passando gli anni. Adesso una persona deve avere, magari un solido background di qualcosa, però deve conoscere anche un po' di biologia, un po' di fisica. Cosa pensa al riguardo? Sì. Domanda difficile. Allora, cosa penso al riguardo? Io dico sempre, sono sempre dell'idea che il mondo sta diventando, è vero, sta diventando più interdisciplinare, sta diventando più complesso, tutto vero. Se uno si approccia a dei problemi interdisciplinari senza avere delle forti basi disciplinari, non è tanto utile. Nel senso che a livello magari manageriale sì, ok, qualcuno che
parla un po' di lingua, cioè riesce a mettere insieme un team, però l'ingegnere, se stiamo parlando dell'ingegnere, stiamo parlando di quello che fa, no? Se non c'è un background forte in quello che sia, cioè nel nostro caso è elettronica, non è tanto utile. Allo stesso tempo l'abilità di gestire questa complessità e di poter parlare con altre persone, cioè praticamente l'asticella si sta alzando, no? Poi se vuoi possiamo anche parlare, mi faccio un'altra domanda perché questa è una cosa che mi interessa molto. L'asticella si sta alzando, se ci metti in mezzo anche agentic AI, no? Uno dei grossi problemi che secondo me avremo tra poco è che in realtà le entry level position... Non mi rubi le domande. Sì, vedi, questo possiamo parlarne ancora un'altra ora. Il problema è il seguente, no? Tu studiavi all'università, imparavi le tue basi, ma non eri ancora pronto, no? E quindi cosa fai? Vai in azienda, in una posizione proprio l'ultima ruota del carro, e impari e migliori, no? E c'era bisogno di qualcuno che facesse quel lavoro, non è che l'azienda ti stava facendo training perché sono magnanimi, no? Avevano bisogno di te, allo stesso tempo volevano che tu migliori, quindi, e c'era questo ottimo punto d'incontro. Se queste persone non c'è più bisogno, io parlo ho tanti amici tra Apple, Meta, a tutte le aziende più o meno, e quello che sento sempre di più è in realtà io quello invece che chiederlo all'impiegato che magari ogni tanto è malato, ogni tanto non risponde, lo chiedo alle AI e vado molto più veloce, no? Sì. Il problema qual è? È che lo step successivo dell'esperto ci vuole ancora, no? Quello non è sostituito e non penso verrà sostituito a breve. Ma se non abbiamo posizioni di base, come facciamo a formare degli esperti? No? Questa è una domanda che ti volevo fare. Questa è una domanda che io mi faccio anche. Però se te la sei fatta, ti sei anche dato una mezza risposta. Allora, ma ti spaventa anche questo ti spaventa per il futuro? Io sono esperto, quindi per me no, io penso che il mio lavoro sia al sicuro. Mi spaventa perché, no, ma dico, vabbè, però essendo professore, esatto, mi spaventa dal punto di vista che il mio lavoro è formare i giovani e non per diventare professori, ma per andare nel mondo del lavoro, no? Ho anche dei figli che prima o poi dovranno farlo anche loro. E quindi e quindi mi chiedo, allora, una delle mie ipotesi, ed è solo un'ipotesi, è che il concetto di dottorato diventerà sempre quasi più indispensabile in questi tipi di lavoro, no? Perché se tu, per esempio, non so, fai il panettiere, in realtà quello sei al sicuro. Ma sicurissimo. Sicurissimo proprio. Sicurissimo, se fai l'artigiano. Quindi però su questi lavori più in cui vieni pagato per usare solo la tua testa e non le tue mani, allora l'asticella si alza, e quindi se si alza l'asticella, se pensi al sistema accademico che c'è adesso, non basta più il master, ma serve il dottorato. Magari invece il mio modo di pensare è molto costretto dal sistema corrente, ci sarà da fare qualcos'altro. È sempre difficile predire il futuro, però di sicuro vedo che l'idea di imparo a fare una tecnica o qualcosa e poi mi pagano per fare quello sembra sempre più rischioso, perché è la prima cosa che uno può. E allora cosa devi fare? Devi imparare a pensare, no? Che non è banale. Infatti io dico sempre ai studenti, fare un dottorato vuol dire solo imparare a pensare, poi di bonus diventi molto bravo, nel mio caso a fare IC design, però l'obiettivo principale è imparare a pensare. E quello secondo me gli studenti di oggi devono
pensare proprio quello, cioè come faccio a non essere facilmente sostituibile. Non è facile, ho avuto un'infanzia più facile io, da me era era 2008, crisi economica, tutto quello che vuoi, però cioè, se avevi l'opportunità di fare l'università più o meno te la cavavi, no? Posso fare un attimo un passo indietro per parlare dei problemi etici sul chip? Se riuscite davvero a far funzionare il chip, perché dovremmo fidarci di voi che avete il know-how e non lo usate in maniera cattiva, ad esempio? No, non dovreste non dovreste fidarvi, non perché noi vogliamo fare qualcosa di sbagliato, ma perché i sistemi su queste cose così importanti non sono sistemi a fiducia, sono sistemi a controllo. Magari cioè, non è molto liberale quello che dico, però ci sono dei sistemi di controllo in cui i dispositivi devono essere utilizzati nel modo corretto. E quindi è allo stesso modo con le nuove tecnologie devono esserci, per esempio c'è tutta la parte di FDI o CE mark clearance per assicurarti che il dispositivo sia sviluppato nel modo giusto, che sia sicuro, che l'utilizzo sia corretto, che ci sia il rispetto della privacy, e dovremo avere dei meccanismi nuovi anche per questi tipi di dispositivi, no? Allo stesso modo dovrebbe aiutare, o controllare, non aiutare. Secondo me è un po' tutte e due, no? Però allo stesso modo in cui abbiamo delle regole su il telefonino non dovrebbe ascoltare le tue conversazioni private, e ci fidiamo che più o meno vengano messe in atto, ogni tanto ci viene qualche dubbio, però allo stesso modo dovremmo fare con questo. Un'altra domanda sull'impianto, ovviamente, ma nei momenti in cui funzioni potete far apparire quello che volete con la stimolazione? In principio sì. Ok. In principio sì, noi si fa una foto, cioè c'è una fotocamera, quindi si fa apparire, certo. però se uno vorrebbe... Uno dei problemi, per esempio, è che si può, non so, ti metto la pubblicità sì. oppure quelle peggiori, no? Sì, oppure ti faccio vedere una cosa che non c'è. Sì. Ok. Sì, si va ad avere un controllo su l'attività neurale della persona. E poi non è banale. Sì. Ho visto che alcuni animali riescono a vedere alcuni colori che noi non riusciamo a vedere. Pensi che sia possibile augmentare, migliorare la vista? La parte di aumentare il cervello riesce in realtà a elaborare questi nuovi segnali, perché anche questo chi lo sa. Allora, secondo me ci sono esempi facili in cui penso di sì. Per esempio, invece che una fotocamera si mette una fotocamera infrarossi e tu all'improvviso puoi anche fare infrarossi, no? Sì. O si mette una X-ray e all'improvviso puoi fare queste cose qua. Colori nuovi, alla fine poi la percezione c'è, non è solo l'ingresso dei segnali, perché questi altri animali che vedono dei colori diversi non è che c'è una luce diversa, cioè no? È come lo interpretano loro, e quindi anche noi dovremmo poi vedere fino a che punto il cervello interpreta e fino a che punto si può aumentare la capacità sensoriale, in questo caso visiva, ma si può pensare anche per altre applicazioni. Non lo so. Ci sta. Magari se si fa tipo poco un po' di colore di più, man mano, come se stessimo allenando, questo secondo te è possibile? Allora, il cervello è plastico, no? C'è la plasticity, e quindi si adegua un po' ai segnali. Io su
questo argomento, quello il cervello può imparare, faccio sempre un controargomento ingegneristico, nel senso che se io fossi quello che ha disegnato il cervello, chiamalo Dio, chiamalo quello che vuoi, l'abilità di adattamento non viene gratis, richiede, come l'abilità di adattamento di un computer, viene con dei costi, e quindi secondo me metterei la capacità di fare adattamento dove ha senso e non a caso completamente. E quindi noi possiamo aspettarci un pochino di adattamento se stiamo facendo le cose bene, ma non è che se noi non vediamo a infrarossi e io ti metto le cose, o se, non so, banalmente l'esempio più, se la parte visiva arriva nella visual cortex e io invece ti stimolo nel somatosensory cortex, e che il cervello si riconfigura tutto per iniziare a vedere da quella parte là, no? Cioè, un po', se sbagli un pochino magari sì, però deve comunque avere un po' di senso, no? E da un punto di vista ingegneristico secondo me questo non fa una piega. Ci sta. Questa è la mia visione, io sono un ingegnere, quindi è molto... L'ultima volta che ci siamo visti era 4 anni fa. In questi 4 anni cosa hai imparato di più in quanto riguarda la mentorship? Fammi pensare, ho imparato qualcosa, spero di sì. Sono sicuro di sì. Sì, allora io sono molto trasparente e quindi all'inizio mi aspettavo che anche uno studente, se aveva bisogno di dirmi qualcosa, me l'avrebbe detto. Cioè, molto naive, in realtà non è vero. Alcuni sì, anzi tanti sì, e questo è più facile. Con altri bisogna essere più bravi a leggere tra le righe, e in più bisogna sempre, e questo forse questa è stata la cosa più importante. 4 anni fa io iniziavo da poco, e quindi ero più o meno a livello di età molto simile con tanti dei miei studenti, soprattutto di dottorato. Credo che il mio primo studente di dottorato abbia 1 o 2 anni in meno di me. E quindi io mi sentivo uno alla pari. Se mi devi dire, Dante, stai dicendo una cavolata, me lo dici. E non tenevo tanto conto dello stacco gerarchico che c'è tra comunque il professore e lo studente. E invece bisogna fare attenzione, perché non è facile per tutti andare dal professore e dire guarda che stai sbagliando, perché sbagliano anche i professori, no? Almeno io di sicuro. E se lo studente lo dice, aiuta tantissimo ad avere un rapporto in cui ci si viene incontro e si cerca di capire, eccetera. Però non è detto che lo studente sia nella posizione di poterlo dire, no? Cosa intendi nella posizione? Nel senso che ci sono studenti che hanno meno difficoltà prettamente culturale, forse personale. Io sono sempre stato molto bravo a esprimere le mie opinioni senza problemi, però non vuol dire che sia uguale per tutti, no? E quindi tenere conto di questo, e quindi creare attivamente un ambiente in cui anche le persone magari un po' più timide o che subiscono di più le gerarchie riescano ad esprimere se al bisogno dei loro problemi è importante, no? E non viene grato, non basta dire guarda che puoi dirmi quello che vuoi. Sì, è vero, però sei comunque il loro capo, o mentore, supervisore, c'è tutto un po' di, no? Cioè la loro carriera dipende anche da te, e quindi devi essere molto attento a creare dei modi in cui possano venire, perché alla fine della fiera, se loro riescono a dirti come se c'è qualcosa che non va o qualcosa che vorrebbero cambiare, è più facile, perché a volte è una cosa facilissima da cambiare, a volte invece gli si spiega perché è così e deve essere così. Però è sempre meglio chiarirsi, no?
E quindi forse questa è stata la parte, una delle parti più difficili. L'altra è, ho imparato a stressarmi di meno. E come hai fatto? Ho avuto dei figli e quindi all'improvviso se le cose al lavoro non vanno come vorrei, nessuno è morto, no? I figli stanno bene, gli studenti stanno avendo magari dei momenti difficili, li si aiuta, cioè, però ti mette un po' le cose in prospettiva, no? E poi non era sostenibile perché io mi prendevo il carico emotivo di ogni studente, quindi il dottorato, per esempio, con gli studenti con cui lavoro di più, è un momento impegnativo, a volte le cose non vanno, però io avevo magari 6 studenti, a 3 stava andando male e io lo vivevo come se fossero tutte studenti. Poi gli studenti, figurati, facevano, disfacevano, risolvevano i problemi, ma se le simulazioni non tornavano io andavo a casa e continuavo a girare, solo che quando sei tu su te stesso è sostenibile, quando è 1 a 6, 1 a 8 non ce la fai. Emotional monkey management lo chiamano, no? Quindi niente, ho imparato a staccare un po', cioè essere disponibile per gli studenti, cercare di aiutarli e tutto, però la sera devi dormire, perché se non dormi non sei utile. Questo soltanto i figli ti hanno illuminato o c'è stato magari qualcos'altro secondo te? Mia moglie. Mia moglie è la prima. Di solito quando ho un problema di questi qua in cui non sono particolarmente bravo, mia moglie è la prima a dirmi: guarda che sei stressato perché A, B o C. I film mi hanno dato la soluzione, nel senso che questo non me l'aspettavo per niente, però veramente mettono le cose in prospettiva, no? Noi abbiamo avuto con mia figlia, quando ha avuto 11 anni, ha avuto 11 mesi, sì, 11 anni non ce li ha ancora, 11 mesi un attacco seizures, di convulsioni, che se l'è vista brutta. Da lì praticamente se un articolo viene, è veramente il meccanismo è: nessuno è morto, andiamo avanti, cioè si fa un'altra, ci si riprova settimana prossima, non è un problema. Secondo me questo ti dà almeno a me mi ha aiutato tantissimo, perché ti mette a pensare le cose al modo giusto, no? Ma non so se è il modo giusto, è il modo che funziona per me, sì, per continuare, perché come dicevo prima è un lavoro che ti prende tanto, ti dà tantissimo. Io adoro il mio lavoro, non penso potrei fare qualcos'altro, e devi imparare a farlo in modo sano, no? È diverso per ogni persona, no? Però io fino ai 30 anni invece lo facevo in un modo, ho 20 anni, posso spaccare il mondo, se una notte non dormo perché sono stressato mi prendo 2 caffè in più e vado avanti, no? A 20 anni ce la fai, a 25 ce la fai, a 30 inizi a un certo punto, dipende da chi, a me è successo attorno ai 30 che ho dovuto dire: vabbè, ok, fammi trovare un modo più sostenibile di vivere questa mia passione lavorativa e questo mio ardore per la ricerca, che non mi faccia perdere tutti i capelli. Comunque tu ne hai molti di più. I capelli, per fortuna, quella è un po' genetica, mi è andata bene che ho preso da parte di mia madre, perché mio fratello e mio padre non sono stati così fortunati. Però sì, quindi forse quelle 2 cose, no? Ci sono invece degli errori che secondo te fanno bene in modo tale da diventare un bravo ingegnere, un bravo professore, che proprio consiglieresti a una persona, sia da studente che da professore? Sì. L'errore non fa mai bene, quello che fa bene è quello che fai dopo. Cioè l'errore, se uno può evitarlo, sempre meglio.
quello che fa bene è se uno fa un errore prendersi del tempo e capire. Intanto vabbè, non spararti, perché alla fine è un errore, anzi sai quanti ne farai, quanti ne ho fatti e quanti ne farò. Però prenderti del tempo per capire ok, cosa è successo, perché cosa avrei dovuto fare diversamente, chiedere feedback. Quindi da quel punto di vista là meno errori fai e meglio è, però quando li fai vedilo come prenditi il tempo per imparare cosa non è andato solito, perché un errore va bene, fare 2 volte lo stesso inizia a essere, se lo fai già 3 volte vabbè, c'è qualcosa che non va, no? Però ci sono così tanti errori nel mondo che puoi fare che secondo me non finisci mai, l'importante è non ripeterli stessi. Ok. Qua mi sono scritto 3 parole: ERC, team e Claudia Preziosi. Prima di tutto, come hai fatto a così giovane a vincere un ERC? Si dice vincere? Penso si dica vincere, sì. Poi non è solo un RC, cioè di RC ce n'è uno, poi ce n'è sono uno. 3 livelli, Tu sì. hai preso il secondo? Il secondo, sì. Vai. Fortuna, penso. Non lo so. C'è anche la domanda: come mai pensi di essere fortunato? Quindi. Beh, 1000 motivi per cui sono fortunato. Allora, l'IRC è questa cosa in cui io ne ho vinto uno che deve ancora iniziare, quindi lungi da me passare come un esperto di IRC. Io ho sempre pensato che avessi bisogno di un curriculum che non avevo, da un punto di vista numerico, no? Cioè quindi più articoli, più citazioni, H-index più alto, sì. Questo. In realtà quei numeri là, i miei, non sono particolarmente, non fanno schifo, ma non sono particolarmente alti. L'idea del mio ERC ci credo tantissimo e ho fatto domanda solo perché continuavo a posticipare in questo primo livello che si chiama Starting Grant, perché praticamente tu a quale livello fai domanda dipende quanti anni sono passati dal tuo dottorato, quindi la tua età accademica, no? Da 1 a 7, se non sbaglio, è Starting, da 8 a 13 credo è Consolidator e poi Advanced, no? Ok. Allora io continuo a dire no, aspetto ancora un anno per fare domanda allo Starting, così un curriculum più forte qua e là. Ho aspettato così tanto che quando finalmente mi sono deciso ero diventato troppo vecchio e quindi era il primo anno che potevo fare il Consolidator. E allora sono ripartito di nuovo con lo stesso cosa. Ma allora però aspetta, il Consolidator non ho il curriculum forte abbastanza, così. E poi mi ho detto vabbè Dante, basta, se vai così non fai mai domanda, l'idea ti piace, vai. E allora ho fatto domanda al Consolidator il primo anno. Perché l'ho vinto non lo so, nel senso che immagino ci siano conosco tanti altri che hanno fatto domande, gente che fa roba fighissima, no? E alcuni l'hanno preso, altri no. Non hai notato neanche il modo in cui viene scritto diverso e quindi magari viene premiato anche? Certo, devi saper scrivere un grande del genere, non è, però come lo so scrivere io lo sanno scrivere anche in tanti. Ok. E poi c'è l'intervista in cui in realtà pensavo fosse andata male, anche perché i miei stupendi figli mi avevano passato l'influenza, quindi in realtà stavo un po' più di là che di qua. Però qualcosa è andato bene e l'ho preso, basta. Quindi secondo me dico che sono fortunato perché allora sì, devi essere bravo a posizionarti avere la possibilità di avere fortuna, no? Perché se l'idea non è valida, se il tuo curriculum è proprio pessimo, se è scritto male, anche se hai fortuna, cioè la fortuna non, certo. Però a un certo punto poi ci sono tantissimi bravi e quindi di essere fortunato che la tua idea è piaciuta di più, non lo so, hanno creduto di più che quello che proponevo si potesse fare, anche hanno creduto di più in me, ho saputo dimostrare negli ultimi anni che le cose stanno andando bene, non lo so, però adesso me l'ha dato, quindi non me lo chiedo più e me lo godo. Quanto è importante invece il team? Non c'è scienza senza team. E quando ti ho detto team, hai pensato
ai tuoi anche cioè nel senso professori che lavorano insieme a te o soltanto i dottorandi e il postdoc? Prima di tutto i dottorandi, i postdoc, infatti, poi anche dei collaboratori. Ci sono alcuni collaboratori chiave col mio gruppo, abbiamo menzionato IJ, a Delft c'è Tiago Costa con cui collaboriamo magari un po' di meno, ma è anche quei colleghi a cui quando hai bisogno di qualcosa vai e parli, cioè, quindi hai un network di persone, no? Ma sempre in primis il mio gruppo di ricerca, perché alla fine della fiera sono loro che fanno il lavoro, no? Sembra scontato, soprattutto quando uno magari è studente, pensa che il professore ti sta dando di più a te, ma in realtà è quasi di più al contrario, nel senso che gli studenti ti danno i loro anni migliori, no? Cioè dai 25 ai 30 secondo me sono anni stupendi e li spendono a farsi veramente un mazzo tanto in laboratorio, a ottenere dei risultati che sono frutto di weekend a lavorare, sere a rimanere fino a tardi, continuo sforzo, e scelgono di farlo con te, non con un altro. E quindi questo è un lusso, soprattutto poi se hai degli studenti in gamba, come per fortuna io ho, cioè potrebbero farlo anche con qualcun altro, ma hanno scelto me, no? E senza di loro io non sarei qua, non avrei un lavoro probabilmente. Quindi in primis loro, e poi i collaboratori, alcuni in particolare con cui negli anni ho sempre avuto modo sia di lavorare ma anche di confrontarti, eccetera. E come gestisci il fatto che sono con te soltanto per un determinato tempo? Molto probabilmente. Non mi sono ancora abituato. Sì. Allora, il mio lato razionale pensa che sia giusto e buono per loro vedere. Io l'ho vissuto su di me, no? Io sono andato a fare il postdoc da un'altra parte, mi sono spostato e questo mi ha fatto crescere. E penso che quindi faccia bene anche a loro. Con alcuni dei miei studenti in particolare con cui magari per questioni di carattere personale mi trovo proprio, cioè mi diverto tantissimo a lavorare. Quando partiranno sarà difficile, non lo so, anche perché alcuni iniziano a diventare sanno tantissime cose che io ormai non so più, e quindi poi c'è anche da un punto di vista operativo. Non lo so, io spero solo di essere un supervisore buono, abbastanza che anche quando se ne vanno vogliono comunque rimanere in contatto. Per esempio ti dicevo che adesso il mio supervisore di postdoc, Boris, è stato molto buono con me, cioè io lo uso è sempre un modello di come fare le cose, e adesso viene in Italia e ci vediamo, no? Il mio di tesi Edoardo, siamo amici, quindi ogni tanto ci vediamo, cercare di mantenere un rapporto. E Claudia? E Claudia, ok, allora è facile se vuoi. Io mi reputo fortunato, non fortunato, troppo fortunato perché ho tutto nella vita, ho una carriera, ho una famiglia, ho il tempo di stare con gli amici. E quando mi chiedono come fai ad avere tutto, la mia risposta è sempre la stessa: sposati Claudia. No, nel senso che devi avere un compagno, di vita, compagna di vita, ma no, non devi, non è vero. Nel mio caso, mettiamola così, mi ha aiutato sempre avere una compagna come Claudia,
che anche ti dà quella giusta abilità di staccare, cioè quando, non so, le cose, il chip non funzionava, Sì. io comunque tornavo a casa e c'era qualcun altro e dovevo, per forza di cose, non potevo continuare, un po' mi lamentavo del chip, a dire il vero, però dopo un po' lei diceva, vabbè, tanto ok, suck it up e prepara cena, oppure andiamo fuori a farci una passeggiata. Poi anche quando poi sono diventato soprattutto professore, tutta la parte di gestione di capitale umano non è, diciamo, noi ingegneri non è che siamo conosciuti per le nostre abilità sociali, dipende. Io sono nella categoria ingegnere sono abbastanza bravo, però nella categoria mondiale non è che la mia intelligenza emotiva fosse un talento innato, no? Claudia invece è l'opposto. E quindi anche, come dicevi, anche nella gestione, di imparare a fare mentorship, imparare a gestire persone, conflitti, ho imparato anche tantissimo da lei. E quindi è tutto di guadagnato. Adesso l'abbiamo anche convinta a farci da program manager per il progetto della retina, quindi lei anche collabora con uno dei progetti di ricerca che ci ha salvato perché stava diventando così complesso che era difficile da gestire, e lei invece è entrata. Quindi insomma tutto di guadagnato per me. Poi lei, vabbè, so che vuoi chiederle per un podcast, quindi poi speriamo che abbia parole ugualmente positive, uno ci prova, ma sì. Un consiglio ai giovani per una carriera come la tua? Perché importante, volevo dirti, tutti abbiamo capito che sei una persona con un grande cuore e solitamente le persone con un grande cuore magari vengono scavalcate dai famosi shark, no? E tu invece sei proprio la prova vivente, secondo me, perché comunque un po' ci fate parlato, ci siamo visti anche una volta a Delft. Come hai fatto? Qual è il tuo segreto? Ho fatto una scuola pubblica di 1500 bambini a Buenos Aires, quindi ho dovuto imparare abbastanza in fretta a farti rispettare. Secondo me però tocchi su un tema importante. Secondo me è facile essere buono a discapito di se stessi, cioè io metto sempre davanti l'altro e lascio sempre passare gli altri. È anche facile mettere te davanti agli altri e essere stronzo. La parte difficile rimane sempre rispettare te e rispettare gli altri, e cercare appunto di far valere la tua posizione, però da un punto di vista appunto di non diventare un shark te stesso per imporre la tua posizione, no? A volte c'è anche bisogno di imporre la propria posizione. Come ho fatto? Non lo so, io penso che va di nuovo un po' ai miei genitori, che mi hanno sempre un po' insegnato sono piccole cose, no? Però sia come difenderti, quindi non essere bullizzato, allo stesso tempo a non lasciare altri, cioè questo a scuola, no? Non lasciare altri che vengano bullizzati, cioè non è che puoi stare lì non tocca a me, quindi sono tranquillo, no? Come mantenere, cioè uno ha sempre dei valori, cerca di mantenere. Per me la parte più difficile è sempre stata quando sapevo che nell'imporre la mia visione magari sarei stato più antipatico a qualcuno. Io sono un po' people's pleaser, no? Okay. Mi piace che la gente pensi che io sono una buona persona, ma i tuoi commenti mi piacciono. E a volte invece devi giustamente non farti... Non è che non farti mettere i piedi per terra. Io quello che ho notato è che nel 99%
volte non ci sono cattive persone, ci sono magari persone che sono un po' meno sensibili agli altri e non ci pensano, però se lo fai notare nessuno vuole metterti i piedi in testa o se tu fai notare guarda che sì questo fai così ma a me mi stai, allora dicono beh chi se ne frega tanto è importante per me, ciao. Raramente succede quello. Succede spesso che se tu non lo fai notare nessuno viene a chiederti come stai, no? Cioè non è così, quindi vorrei poter dare dei consigli più utili ma non far pratica da piccolo, no? Aiuta. E poi niente, non succede niente se tu fai vedere in modo rispettoso e aperto che c'è qualcosa che non va, che non va bene per te. E poi se ne può parlare. E invece hai un qualcosa di cui ci tieni a dire, di cui non abbiamo parlato? Dicevi prima consiglio per i giovani. E forse l'ho detto, no? Non c'è niente di peggiore di annoiarti in un lavoro. Per trovarti in una posizione, cioè la giovane età è un momento in cui devi fare degli sforzi che pagano a lungo termine, no? Quindi mi devo studiare tanto adesso per poi avere una carriera che è difficile a quell'età avere quella lungimiranza. Cavolo. Però è molto importante e tu lo devi pensare sempre, cioè forse la città ti fa pensare in modo di devi laurearti per avere un buon lavoro, però cioè, cos'è un buon lavoro? Un buon lavoro secondo me è libertà di fare le cose come piacciono a te, libertà di lavorare con persone con cui vuoi lavorare tu, libertà per esempio di cioè diventi così bravo nel tuo lavoro che un po' metti tu le regole, no? Della serie sai cosa esempio banale, tua figlia ha una recita a scuola e tu vai anche se durante l'orario lavorativo, perché sei così bravo che la gente sa che è responsabile, anche che poi magari recuperi la sera, no? Però gli sforzi che fai da giovane ti permettono di avere quella libertà d'azione dopo che è impagabile. Poi ovviamente da un punto di vista finanziario poi lì dipende un po' dalla carriera. Ho scelto la carriera accademica, quindi non mi sento di dare consigli di come fare soldi però si sta bene, no? Però quello, avere la lungimiranza di capire come gli sforzi che fai nei tuoi 20 anni ripagano tanto nei tuoi 30, 40, 50, 60. Adesso che hai detto soldi voglio assolutamente chiederti questa domanda. Mi avevi raccontato che ti aveva chiamato Elon Musk. Sì. Ci puoi dire quanti soldi ti aveva proposto? No, sono stato furbo. Gli ho detto di no prima di sapere dei soldi, perché e quello è stato uno dei vari consigli. Credo sia stato IJ. IJ mi ha detto: Dante, guarda che sarà difficile scegliere quando ci saranno anche i soldi sul tavolo, no? Quindi se tu non vuoi scegliere in base ai soldi, devi scegliere prima di sapere qual è il numero. Perché una volta che sai il numero è impossibile, no? Soprattutto il numero sarebbe stato più alto di quanto prendevo all'epoca. Non penso sarebbe stata una cosa stratosferica, perché è comunque una startup. Però mi fa: se vuoi scegliere senza e infatti Claudia mi prende sempre in giro che dice che ho detto di no a Elon Musk perché non mi piacciono i soldi. E lei ha un business in economia, quindi ha un master in business development. No, allora, non l'ho mai saputo. Ho più o meno delle idee, cerco di non pensarci. Ma sì, se mai, questo è un consiglio, se mai vuoi fare una scelta non in base ai soldi,
prendi la scelta prima che ti dicano dei soldi, se no è complicato. Grazie. Davvero, mi ha fatto piacere. Anche a me, grazie. Se siete arrivati fin qua, la puntata è finita, noi ci vediamo il mese prossimo. Ciao!